Aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. Ora è ripartita nuovamente in tournée con lo spettacolo Il giocattolaio. Francesca Chillemi ha finito da poco di girare l'8ª stagione di Che Dio ci aiuti, dove torna a interpretare Azzurra. Una serie che l'ha vista crescere. Ho iniziato che avevo 25 anni. Azzurra è un personaggio che non riesco a lasciare. Elena Sofia Ricci dice lo stesso di Suor Angela. E Azzurra è una persona che si dedica agli altri perché è piena di amore per il prossimo. Aiutare è il suo modo di volersi bene. Ma Francesca non si vuole così bene, come invece dovrebbe. Ancora oggi non lo se mi voglio bene. Sicuramente più di quando ero una ragazza. Diciamo che adesso so quello che non voglio. Lo sa anche grazie a un percorso di psicoterapia che ha intrapreso anni fa. Ho iniziato a 28 anni e non ho mai smesso del tutto, confessa man mano la vita ti presenta altre prove e hai bisogno di strumenti nuovi. Ci sono fasi in particolare in cui sento di dover riprendere, per conoscermi e per affrontare nuove sfide. E, poi, mi piace confrontarmi con la mia terapeuta, è una persona che stimo tantissimo. Ora è ripartita nuovamente in tournée con lo spettacolo Il giocattolaio. Uno spettacolo teatrale che affronta il tema delle relazioni tossiche. Il mio personaggio racconta al settimanale una psichiatra. Si trova a fronteggiare un uomo molto pericoloso. Non uccide le donne, però le lobotomizza per renderle docili, manipolabili. E fare teatro è un modo per avere più tempo libero e, ovviamente, dedicarmi a mia figlia Rania. Una figlia di 9 anni, nata dalla relazione con Stefano Rosso. Uno spettacolo che Rania, per via dell'età e delle tematiche, non può ancora andare a vedere. Sì, credo sia una storia un po' troppo forte per una bambina della sua età. Vedremo, perché mi farebbe piacere. Il giocattolaio vuole sensibilizzare le persone nei confronti delle relazioni tossiche e con mia figlia guardiamo spesso film che parlano di temi sociali. Le ho fatto vedere Wonder, che ha per protagonista un ragazzino con gravi deficit fisici, e se ne è innamorata. Lo ha riguardato già 4-5 volte. Anche Francesca Chillemi ha 15 anni, ammette ancora al settimanale Ha vissuto un amore tossico, mi ero innamorata di un ragazzo. Un rapporto platonico durato circa un mese e fatto più di telefonate che altro perché i miei genitori erano piuttosto severi. I problemi sono cominciati quando ho deciso di chiudere e lui non l'ha accettato. Non voleva lasciarmi andare, questo ragazzo ha cominciato a seguirla. Mi pedinava sulla strada da casa a scuola e dopo un po' ha iniziato a minacciarmi. Diceva che ero sua e di nessun altro. Ero spaventata, ma non ho avuto il coraggio di confidarmi. Come si evitano? Cercando di capire che il saper accettare sta alla base di un rapporto fatto di amore e rispetto. Occorre stare molto attente a non mettere da parte i propri bisogni per assecondare quelli di persone così. Spesso lo si fa perché non si vuole ferire l'altro, per tenerezza. Ma questi individui tendono a invadere i tuoi spazi, a fare il possibile per cambiarti a loro vantaggio. Tu non esisti, conta solo quello che vogliono loro. Poi, negli anni mi è capitato di avere relazioni con uomini che hanno tentato di impormi la loro volontà. Ma non ci sono mai riusciti. Un conto è venirsi incontro sulle piccole cose. Un altro è fare rinunce importanti, questo non l'ho mai accettato. E invece come si fa a far durare una relazione? Le relazioni durano